Bentornati sul canale per questo nuovo episodio dalla serie sulle Baleari. Oggi esplorerò alcune delle zone più belle dell'isola, anche se non troppo turistiche, tra spettacolari grotte, spiagge e mare da sogno e adorabili borghi. Tutto questo nel giorno del blackout che ha colpito Spagna, Portogallo e parte della Francia. Ora preparate mappa e tessera dei mezzi perché gireremo tutta l'isola in autobus, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi i miei prossimi viaggi. Carissimi, buon pomeriggio dalla parte est dell'isola di Maiorca. Ci troviamo nel paesino di Porto Cristo, che è famoso per le spiagge ma soprattutto per la sua grotta, la Grotta del Drago. Quindi dopo un'ora e un quarto di autobus 401, eccoci alla Grotta del Drago. Costo d'entrata 17,50 € e biglietti presi online, visto che sapevo ci sarebbe stata tantissima gente. Certo, non me ne aspettavo così tanta. Qui voglio essere molto sincero, perché non è possibile che vengano fatte entrare così tante persone in una volta sola, nonostante ci siano gli ingressi controllati. Sono abbastanza sicuro che il numero di persone vada contro qualsiasi regola di sicurezza. Detto questo, le grotte sono veramente belle, si estendono per circa 1,2 km e il lago sotterraneo al loro interno è considerato uno dei più grandi laghi sotterranei al mondo. Queste grotte si sono sviluppate tra 11 e 5,3 milioni di anni fa e considerando che stalattiti e stalagmiti crescono tra 0,2 e 1,6 mm all'anno, la loro avanzata età si può facilmente intuire. La temperatura interna è intorno ai 20 gradi, quindi è anche un buon rifugio dal caldo, anche se l'umidità supera il 90%. Verso la fine del percorso c'è il lago, su cui degli artisti suonano un breve concerto. Bello, ma non si poteva riprendere. E alla fine si può fare anche un piccolo tratto in barca. Comunque, nonostante l'affollamento, belle, veramente belle. Poi altro autobus, un'ora sul 424, per arrivare a Cala Rajada. Siamo arrivati nel nostro hotel, siamo nel nord-est del paese, il problema è che piove un pochino. Hotel a 200 metri dal mare, colazione inclusa a 25 € a notte a testa, decisamente altri prezzi rispetto a Palma di Maiorca. Per fortuna dopo un'oretta smette di piovere e ci avviamo verso il mare. Cala Rajada ha veramente pochissimi turisti e l'acqua è a dir poco spettacolare. Essendo che è aprile e ha piovuto, comunque niente bagno, ma ci godiamo questi splendidi colori. Poi usciamo un po' dalla cittadina facendo 2 passi verso una delle spiagge che mi ero segnato. Pur non essendo un grande amante del mare, che sogno ragazzi. Posto a dir poco favoloso, veramente bellissimo.
La sera non c'è molto da fare o visitare, quindi a letto più o meno presto per essere pimpanti il giorno dopo. Carissimi, buongiorno. Oggi è una bellissima giornata e adesso andiamo a fare colazione. Dopo colazione ritorniamo lungo il mare. Oggi il colore dell'acqua è ancora più bello di ieri. Comunque c'è anche qualcuno che fa il bagno. Poi 10 minuti di autobus per la prossima destinazione. Sull'autobus si paga quasi sempre con la carta. Benvenuti a Cap de Pera, un piccolo paesino di circa 12.000 abitanti, sconosciuto dai più diciamo, però dovrebbe esserci un castello o comunque delle fortificazioni molto carine. Comunque dai primi passi qua sembra un borgo niente male. Dopo la conquista catalana e la cacciata degli arabi dall'isola, re Giacomo II di Maiorca diede istruzioni per costruire 12 nuove città. Tra di queste c'era anche Cap della Pietra, dove ci troviamo ora. Il costo d'entrata al castello è di 3 euro. Castello che ha una grande importanza storica, infatti in una delle sue torri, l'unica che esisteva già prima dell'arrivo dei cristiani, Giacomo I firmò il trattato di Cap de Pera, con cui i musulmani accettarono la resa. Il castello è in realtà una cittadella fortificata, infatti nel corso dei secoli furono molti gli abitanti a trasferirsi all'interno delle mura, questo per sfuggire agli attacchi dei pirati. Dal XVII secolo il castello iniziò a svuotarsi e la popolazione ritornò al di fuori delle mura, mentre a metà 1800 il castello fu abbandonato. Comunque bella anche questa tappa e bella anche la vista che si ha sui dintorni. Una cosa che non ho ancora detto, ci sono tantissimi tedeschi. Figuratevi che i camerieri ti parlano prima in tedesco che in inglese, perché immaginano che tu sia tedesco. E non vale solo per me che ho i capelli rossi. Poi autobus 325 per la tappa successiva. Siamo arrivati nel paesino di Alcudia e prima di iniziare il giro però andiamo a prelevare perché mi sono arrivate delle notifiche, praticamente Spagna, Portogallo e parte della Francia è tutto bloccato, cioè non funziona internet, è saltata l'elettricità e tanti problemi. Per fortuna qua sembra andare ancora tutto, non vorrei che cambiasse la situazione, quindi appunto preleviamo perché non abbiamo contanti. Ora, dal blackout è ormai passato un po' di tempo e magari qualcuno se l'è anche dimenticato, però è incredibile pensare quanto siamo dipendenti da cose che non possiamo in realtà controllare personalmente. Detto questo, Alcudia si trova nell'estremo nord dell'isola e ha circa 20.000 abitanti. Il suo centro non è per niente male, anche se è molto piccolino. La parte più antica risale al XIII secolo ed è circondata da mura medievali. Facendo qualche altro passo indietro, in questa zona i Romani fondarono la città di Pollentia nel 70 a.C.
Nel corso dei secoli questa città subì vari attacchi finché non fu abbandonata. Le rovine romane sono ancora oggi visibili vicino ad Alcudia. Dopo aver finito di vedere il centro ci facciamo una bella camminata per raggiungere il mare. Il mare qui è bello, ma non è il massimo, però è molto bella tutta la zona montuosa, guardate che estesa, e secondo me là dovrebbe esserci il faro, che è molto famoso. Qui a testimoniare il fatto che ci siano tanti tedeschi, guardate le lingue: spagnolo, catalano, inglese e tedesco. Carina anche questa zona comunque, un bel po' di verde e con una marea di ville. Se ci si spinge un po' più in là, il mare diventa più bello. E qui niente, ho voluto fare qualche prova con la mia action camera, senza fare il bagno perché l'acqua era veramente gelida. Spero che le riprese che farò quest'estate saranno migliori. Comunque la storia del blackout è molto molto importante. Sono passate 8 ore praticamente dall'inizio del blackout, però ancora le carte non vanno. Comunque, mentre torniamo verso la città per poi prendere l'autobus verso Palma e poi quello verso l'aeroporto e cerchiamo di capire se il nostro volo per Ibiza esiste ancora, io vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e vi do appuntamento a settimana prossima per l'ultima puntata di questa serie dalle Baleari. A presto!